Lazio World. I tifosi della Lazio nel mondo. Bentornati a LazioStyle. Paolo Peroso in diretta qui nella trasmissione Lazio World. Comincio sulle note dell'inno di Euro 2012 pensando alla nazionale italiana, parlando di cookie, che sarebbero i biscotti, ma basta parlare di biscotti, basta continuare a lamentarci. Dico che bisogna vincere sul campo quello che gli altri non ti possono dare. Detto ciò, la trasmissione in inglese va avanti soprattutto per tradurre quanto è stato l'intervento che voi avete sentito poco fa, lungo ma molto ben dettagliato, di Stefano De Martino, il responsabile della comunicazione Lazio, che ha dato un po' di notizie. Una tra tutte il fatto che molti laziali aspettavano, il agreement tra il CONI e la Lazio per lo Stadio Olimpico. C'è stato il contratto, si è rifirmato questo contratto di cui si è parlato molto negli ultimi tempi. La Lazio giocherà all'Olimpico. The first news is that la Lazio and Presidente Lotito and Presidente Petrucci, CONI, they find agreement for the Olimpico Stadium. So finally, as you can read also on the forums on Lazioland and everywhere, la Lazio will play in the Olimpico. Game over, it's finished. The saga, the saga, I have to tell you, saga means the story written on the newspaper in the last 3 months, it's end. Game over, it's finito. No more talks about we are going to play in the Olimpico. But what is very important is the rest. The rest of what Stefano De Martino said in this speech is quite important and very important. What's going on? First of all, as I told you just 1 minute ago, the Olimpico, it's our nest. And that's it. Finished. Nothing else to add. Second, that is very important. As you can read it everywhere, we start with the first judgment from Palazzi, Federazione Italiana Gioco Calcio, and the first judgment on the scandal, on the betting scandal. 52 or 51 players from the Serie B and then down to the Liga and to the other series, 51 are being, let's call penalties. And then 15 teams, Società has been also, I don't know how to say in English, they get a ticket, okay, that is better maybe for you. So it's a huge judgment. On Stefano Mauri, just let me underline one point. Stefano Mauri has been released from the jail about 2 weeks ago. Then he went to the home jail. You know what I mean? You have to stay home. You cannot move. But Stefano is out now from the house. He's a free man. Free means he can walk, he can go around. But I have to notice that the newspaper, the magazine, wrote his name so many times, so huge, such a beautiful black letters, capital letters. Stefano Mauri arrested, Stefano Mauri in jail, Stefano Mauri here, Stefano Mauri there. Now that Stefano Mauri is a free man, nobody wrote it. Nobody noticed it. So this is communication. This is the style of the new magazine, or the magazine of the journalists, or some of them. You're good to write when people are in a huge trouble. You're not good to write when people are in good times. Guys, with me, Generale Coletta, the general manager of the young Lazio, and from the Primavera down to the very, very young, I call them small little Eagles. Right now they are in Sweden, and they are exactly... dove siete? Ecco, così posso dire esattamente in che città. Allora siamo a Djursholm, vicino Stoccolma. Near Stockholm. They're right now there. They are in for a tournament and to teach also and to learn also with a young Biancocelesti. They won. This is already the 3rd year they are going to be there, and it's a very good experience for the young people to be there, for the young players to be there. 97, 98, stavamo dicendo 97, 98. 98, 99, 2000. 98, 99, 2000, 98, 99, and 2000. First of all, Generale Coletta would like to underline how happy is it for his kids, and what he said that the kids are guests in the Swedish family, and the relationship is very, very good, and he's very proud of his young talents because they are keeping a good behavior.
and he said he advised them, we are Italian, we are from La Lazio, we have to keep a good behavior, we have to be nice with the Swedish people. Also, what La Lazio is going to do tomorrow, they are going to play against the IK from Stockholm in the Djursholm, and also La Lazio with 11 trainers will have a campus for 5 days to teach to the Swedish players, the young players, to teach soccer. This is a beautiful relationship. Insomma, è un più che un torneo, diciamo che è un rapporto a 360 gradi con la Svezia, con i ragazzi svedesi, con le famiglie, quindi è un interscambio. Sì. Ma è molto bello per i nostri, perché così parlicchiano pure un po' l'inglese, quindi si fa anche scuola di lingue, quindi siamo contenti, è andato bene, anche perché un altro gruppo poco fa è andato in Germania, un altro gruppo ancora è andato in Francia, e quindi noi siamo richiesti un po' dappertutto, e quando andiamo, e se ci richiedono, è perché noi ci comportiamo bene, i ragazzi sono contenti di quello che i nostri ragazzi fanno vedere in campo e fuori del campo. Generale, io non la voglio trattenere oltre, anzi ne parlerò, poi mi arrivano dei messaggi in diretta qui, complimenti da due amici laziali che sono a Stoccolma. Ho detto: Paolo, proveremo ad andarli a trovare domani, e io allora la saluto così. Sa come si dice forza Lazio in svedese? Facilissimo. No, non lo so purtroppo. Allora glielo dico, è molto facile. Eia Lazio. Comunque diciamo che noi, se anche oltre questo, noi siamo andati con il 97 a fare un torneo a Caserta e l'abbiamo vinto, e i nostri 96 a Matera il torneo Scirea, ok, siamo arrivati terzi sotto età e con squadre anche di livello internazionale, quindi diciamo che io sono contento di quello che stanno facendo i nostri ragazzi e speriamo sempre di migliorarli. Generale, con questa la lascio, la ringrazio, tradurrò dopo il collegamento, e a presto risentirci. Grazie. A presto, arrivederci, saluti a tutti. Grazie. So, very good to hear from Generale Colletta from Djursholm. I don't know if my pronunciation is correct, but they're near Stockholm. So if anybody of you wants to visit the young Laziali tomorrow, they're going to play against the AIK Stockholm team, and they're going to be there to teach for 5 days with 11 trainers soccer to the Swedish Laziali, to the Swedish guys, to the Swedish youngs. Could be good for you if you have some spare time to go and visit and to say hello, or maybe scream Forza Lazio from a Swedish. That could be very great. So I'm going to be grateful for you if you can do it, and thanks to that. So Generale Colletta again said, I'm very proud of my young people, because 10 of them are the players that you have seen in the Primavera Lazio playing the Final 8. So that means that La Scuola Lazio Calcio, the young ones, is doing something good, and we hope for the future to do it better than now. Benvenuto a Francesco Tomei di Sport Italia qui a LazioStyle Radio. Ciao Francesco. Buonasera Paolo, buonasera a chi è in ascolto. How are you, Mr. Francesco? Very, very fine, mio caro. Very, very fine. I'm glad to invite you to Lazio World and Lazio Land, all my friends. This is Francesco Tomei, a very good guy. He's a journalist. He works for Sport Italia, and also he is a good Laziale, I have to tell you. A very sincere Laziale, that is very important. Francesco, velocemente, perché non so se hai sentito, ma dovrò rimandare in onda l'intervento del nostro buon Stefano De Martino qui a LazioStyle Radio, che appunto dà un po' di informazioni. La prima di tutte è che la Lazio ha trovato l'agreement con il CONI per l'Olimpico. Bene, questa è una bellissima notizia per noi, ma soprattutto per i tifosi della Lazio. Insomma, un po' di tranquillità in questo momento fa più che bene. Così come un po' di tranquillità, Francesco, chiedo a te un tuo commento, è su come sta evolvendo un po' il calcio scommesse. Non si è mai tranquilli, però insomma si inizia a definire un po' alla volta quello che potrebbe essere il futuro. Che ne pensi? Ma io purtroppo dopo Calciopoli ho veramente poca fiducia nella giustizia, e soprattutto in quella sportiva. La notizia di quest'oggi riguardante Stefano Mauri fa un po' storcere la bocca, sicuramente fa stare un po' meno tranquilli i tifosi della Lazio e la Lazio stessa, ma insomma confido nello staff legale della Lazio, che si è dimostrato più volte all'altezza. Certo che appunto fidarsi di coloro che hanno portato avanti anche l'indagine
relativa a Calciopoli non è semplice, e purtroppo il modus operandi mi sembra quello: si fanno le cose in fretta, spezzettate, senza aspettare che tutte le procure trasmettano i propri atti, quindi insomma non mi piace come sta andando avanti questa questione. Spero che la Lazio non debba pagare per colpe che non sono sue. Come qualcuno aveva detto, senza risorse umane. Francesco Tomei is live with me right now in the radio, and we were talking about Stefano Mauri and the whole betting scandal. First of all, we have to know one news. The news is that Stefano Mauri, as I told you, is a free man. For free means he can go around in the country. But what happened is that the judge in Brescia, where is the Procura di Brescia, so where the examination and all the stuff is, all the papers are there now for Stefano Mauri and other players, they do not accept the let's call the legal defense advice from his lawyer, from Stefano Mauri lawyer. They said, no, we disagree from what you say. So for us, Stefano is still free, but is still under judgment. It's a system that is quite hard for me to explain, but is a system that rejects the Mr. Melandri, the lawyer of Stefano Mauri, reject his presentation to say, I am innocent. I declare that I am innocent. They said, no, we reject it. So what Francesco Tomei said, in general, his opinion is that he doesn't like the system of judgment, not just for Stefano Mauri, but for the whole betting scandal. What he say, remember Calciopoli, the first scandal that we have 6 years ago or something like that, said, before we judge somebody or a team or a società or a single player, I would like to see the whole papers together from the Procura di Brescia, Procura di Cremona, Procura di Napoli, Procura di Roma, the whole countries all together, and then they can judge. They don't have to judge step and then second step and third step. That means it's an incomplete and not clear and not sincere judgment. That's what Tomei said. So he knows that Lotito, President Lotito and Mr. Iglitare, they are working on it. And he said also it's natural that the rumors on the market are so high and their newspaper and internet and forums are pumping up the volume too much. Francesco, mi confondo tra Stefano e Francesco, scusami. Francesco, l'ultima domanda. Di Natale Cassano, bastano? No, non credo, questa nazionale non mi piace, non mi convince assolutamente sotto nessun punto di vista. Non credo che bastino i due Totò, Cassano e Di Natale, sia per battere l'Irlanda che soprattutto per passare il turno. Credo che l'Italia abbia compromesso il proprio europeo, insomma, già qualche mese fa. Va bene, allora, caro poeta, così ti chiamo io, ti ringrazio e a presto qua a Lazio World e a LazioStyle Radio. Grazie a te Paolo, un saluto a tutti i laziali in giro per il mondo. Ok, grazie a Francesco Tomei. Ciao. Ciao. I would like to say thank you to Francesco Tomei. Okay, and what he said about la nazionale italiana, he doesn't like it. He doesn't like the national team since the beginning, not the last 2 weeks. He said, I don't like the choice of Mr. Prandelli, I don't like the players, I don't like the whole team. They made too many mistakes, so okay, I will support l'Italia tonight, but we lost if we are going to lose the matches already in the beginning, in the project. So I disagree with the choice made by Mr. Prandelli, a very straight Francesco Tomei. I will talk to you again next Monday, and what I'm going to do, talking about Auronzo di Cadore, where I will go for 2 days to meet La Lazio in the first day, July 9th, when the La Lazio will be there, and then speaking with the radio from Auronzo di Cadore, and that's great. Also, the other news is LazioStyle television will be on July, and maybe you have the pleasure to see Mr. Hermetico on TV, on the whole Europe, on streaming, web TV streaming. This is the news also, and streaming system also for the radio. So you're gonna be happy to see my face there. So, gentlemen, sorry for that, but we have to close. Let me say something in Italian. And back to la Lazio, and back to you, Lazio World. 19:37:29 secondi qui a Lazio World, LazioStyle Radio, per dare un saluto, una trasmissione che è andata in onda solamente per 37 minuti. Un saluto a tutti coloro che stanno tornando a casa. Adesso le
dichiarazioni del DS, l'ho chiamato DS, del direttore comunicazione Stefano De Martino. Vi parlerà dell'Olimpico, vi parlerà della TV e della radio della Lazio, vi parlerà di Oronzo di Cadore, vi parlerà del mercato della Lazio. 20 minuti buoni, come si dice, per arrivare alle 8 e poi dopodiché tutti a casa, tutti di fronte agli schermi. E comunque sia, io dico sempre e comunque, Forza Italia e poi Forza Lazio.